una rete di interessi, istituzioni e capitali che si muove oltre i confini nazionali e che proprio per questo spesso riesce a influenzare gli stati più di quanto gli stati riescano a influenzare lei. Questo è il punto di cui voglio parlare oggi. Voglio parlare di capitale transnazionale. Un'espressione che può sembrare astratta, accademica, ma che in realtà tocca direttamente le nostre vite e i nostri risparmi, così come il nostro lavoro, il nostro potere d'acquisto, insomma ogni cosa all'interno di questa società. Perché dietro i numeri, dietro ai linguaggi da universitari, dietro alle parole rassicuranti come stabilità, cooperazione, riforma, emergenza, è proprio dietro questa roba qui che quasi sempre si nascondono rapporti di forza. E per spiegarti come funziona bene questo meccanismo, userò una metafora molto forte, una metafora scomoda ma che è tremendamente efficace e rende perfettamente l'idea. Il concetto di parassita. Il capitale transnazionale visto come parassita. Perché questa metafora regge? Perché un parassita per sopravvivere non distrugge subito il suo ospite, ma lo aiuta a prosperare, lo aiuta a crescere in modo da trarne il più possibile nutrimento finché poi l'ospite non serve più, crolla e il parassita si sposta verso un altro ospite. Nella storia moderna il capitale fa proprio questo. Si appoggia alle grandi potenze, ne sostiene l'ascesa, si nutre il più possibile e quando quelle potenze ormai sono obsolete, quando si stanno indebolendo, migra verso un altro ospite e ripete il processo. Ecco perché la finanza moderna non cresce in un ambiente sterile, non cresce separata dal governo, ma cresce insieme agli imperi, ai commerci globali, ai conflitti, alle infrastrutture, agli apparati amministrativi. E proprio mentre tutto ciò cresce, trae il massimo dei benefici. E lo so che quello che ti ho detto fino adesso sembra astratto, oppure qualcosa che semplicemente conoscevi, ma adesso voglio entrare nel dettaglio. Quindi andremo ad analizzare ciò che è successo nella storia per capire come questo parassita si è mosso e come potrebbe anche muoversi di conseguenza adesso. Perché è proprio questo aspetto cruciale che ci permette di comprendere che cosa può succedere e di conseguenza proteggerci. E andiamo quindi nella storia, apriamo la nostra lavagna e vediamo ogni step. Partiamo da una data, il 1694. Siamo nel pieno della gloriosa rivoluzione e l'Inghilterra crea la Banca di Inghilterra, la Bank of England. Questa banca non nasce con un ideale astratto, ma nasce con un motivo ben specifico: raccogliere 1,2 milioni di sterline per finanziare il governo inglese contro la Francia. E questo dettaglio è fondamentale da comprendersi, perché è proprio qui che inizia a diventare molto più evidente il ruolo di questo parassita, di questo capitale transnazionale. L'Inghilterra per raccogliere quei soldi utilizzerà l'Olanda, che al tempo era una potenza globale commerciale e aveva veramente un sacco di soldi. Faceva da ponte con le spezie dell'Asia verso il nostro mondo. Aveva ereditato il suo potere dalla Spagna. Però l'Olanda aveva un problema, era circondata. Era attaccabile ovunque e quindi aveva la necessità di proteggere le proprie risorse monetarie. Cosa fa allora? Le manda oltre il territorio nazionale verso l'Inghilterra che le accoglie a braccia aperte. Eccole qua. Quindi l'Inghilterra prende i suoi fondi e fa quello che c'è da fare. E qui nasce un concetto importante, perché a noi interessa una cosa che nasce proprio in questo momento. Devi sapere che un tempo, quando c'erano i re, questa qui è una corona, quando c'erano i re andavano in battaglia, conquistavano ed espandevano i loro territori. Per espandere i loro territori, che cosa facevano? Chiedevano in prestito denaro alle banche di allora. Le banche di allora davano soldi ai re, queste qua sono delle belle monete d'oro, i re andavano in guerra, espandevano il proprio territorio, dopodiché guadagnavano chiaramente dall'espansione, tra tasse, tra effettivamente risorse che andavano ad accumulare, denari e così via, ritornavano quindi le risorse e ripagavano il loro prestito più gli interessi. Le banche così, wow, prosperavano. Dov'è il problema però? Il problema è che se io banca presto soldi ad un sovrano o una dinastia e quel sovrano perde la guerra e viene ucciso e tutta la sua dinastia, io banca ho perso i miei soldi, non ho più nessuno che mi ridà quei soldi. E questo è un rischio enorme per la banca. Quindi che cosa bisogna fare? Bisogna cercare di ridurre questo rischio ed è proprio qua
con l'ascesa della Banca d'Inghilterra e con questa necessità di avere denaro, ma averlo non con un rischio così elevato, che nasce proprio il concetto, è un concetto chiave importante, di rischio distribuito. Quindi in questa fase il credito non è più finanziato solo da un re, quindi il denaro non è più finanziato solo dal nostro re, ma viene distribuito sul Parlamento, viene distribuito sulla nazione, quindi sul popolo. Da quel momento il credito inizia a finanziare lo Stato, non più il re. Quindi se il re muore, caput, è il popolo a dover ripagare quel debito. Quindi chi presta denaro a questo punto utilizza lo Stato, l'intero popolo, per avere indietro il proprio denaro. E questo è un concetto chiave, è importantissimo perché apre la strada verso che cosa? Verso il sistema che viviamo oggi, cioè il sistema in cui le nazioni si indebitano, i ricchi usano quel denaro per ottenere più profitti, ma usano il popolo per ripagare il prestito. In altre parole, è un po' cinico da dirsi, ma è così. Quando le cose vanno bene, si tengono i profitti, quando le cose vanno male, distribuiscono il rischio. Quindi di fatto distribuiscono socialmente il prestito. Quindi noi paghiamo affinché loro prosperino. Questo è il senso. Ed è proprio in questo momento che finanza e politica collidono. La finanza entra a gamba tesa dentro la politica, perché se la finanza ha la capacità appunto di finanziare le espansioni dei governi tramite debito, ecco che di conseguenza ne può controllare l'operato. Quindi se credi che la politica, i re, i presidenti siano superiori alle banche, siano superiori alla finanza, nella maggioranza dei casi non è così. Quello che ti ho mostrato è un punto di svolta cruciale e importantissimo per comprendere ciò che viviamo oggi. Non è più un soggetto esterno al potere che presta denaro. No, si crea proprio una simbiosi, ecco perché parlo di parassita, si crea una simbiosi tra il potere, tra lo Stato e la finanza. La finanza diventa parte integrante di quello Stato, del modo in cui quel potere si organizza, nel modo in cui si espande, nel modo in cui combatte e sopravvive. In cambio di questa sua funzione centrale e di questo suo aiuto verso l'espansione, ottiene sicurezza, influenza, rendita, accesso privilegiato ad ogni livello sociale e quindi, in altre parole, potere. Ecco quindi che la nostra visione di parassita assume la sua forma che ha anche oggi. Non è quindi un mostro invisibile, ma un meccanismo concreto che opera alla luce del sole. Ed è questo il concetto su cui voglio calcare la mano particolarmente, perché quando le cose vanno bene si parla di progresso, si parla di innovazione, si parla di genialità, si parla di libero mercato, si parla di crescita, di boom, di espansione. Ma quando le cose vanno male, il conto si allarga, colpisce tutti, smette di essere privato e diventa sociale. I profitti rimangono in alto della scala sociale gerarchica, mentre le perdite vengono distribuite verso il basso, alla povera gente, con aumenti di tasse, piuttosto che con inflazione, e chi più ne ha più ne metta. Attenzione però, questo non significa che la politica non conti nulla. No, la politica è fondamentale, conta, ma quando il potere finanziario si evolve, diventa transnazionale, si instaura, si inserisce e va oltre i confini, ecco che ha un vantaggio enorme rispetto a uno Stato, perché uno Stato è lì, è geolocalizzato. Il capitale finanziario si può muovere tra nazioni, mentre uno Stato deve cercare di prosperare, perché se non prospera, se non cresce, muore. Ed è lì, quelli sono i suoi confini. Il capitale è molto più libero di muoversi e quindi si innesta in uno Stato, lo aiuta a espandersi. Se quello Stato poi non riesce a procedere, si impigrisce, crolla, semplicemente quel capitale, così come è arrivato, si sposta e va a infettare un nuovo Stato. È un concetto complesso da spiegare, ma spero di essere riuscito a renderlo chiaro fino adesso. Il messaggio qui è: guarda come si muove il capitale. Non guardare il singolo Stato, le decisioni di un presidente, guarda quello che c'è sotto quelle decisioni, che poi in realtà spesso è proprio quello che muove a livello geopolitico, sociale e ovviamente anche economico-finanziario il mondo. È il capitale da seguire, il modo in cui si sposta da una nazione all'altra, esattamente come si è spostato dalla Spagna verso l'Olanda e dall'Olanda all'Inghilterra, e ora ti mostrerò la sua espansione massima. L'esempio più calzante di come agisce questo capitale transnazionale, di come quindi agisce questo parassita.
E l'esempio concreto è quello degli Stati Uniti, perché dall'Inghilterra si passa poi agli Stati Uniti. Arriviamo quindi al 1907. O meglio il post 1907, dopo crisi, dopo problemi, ecco che arriva una data importantissima e la data è questa, 1910. In questa data negli Stati Uniti ci fu quello che si chiama l'incontro di Jekyll Island, cioè l'incontro nell'isola di Jekyll, al largo della Georgia. Qui si radunarono alcune delle più illustri potenze di quel periodo. Parlo di industriali, parlo di figure di spicco, della politica, gente stessa del congresso, insomma figure di quello che possiamo identificare come il capitale transnazionale, il big del passato come Vanderbilt e così via. Bene, avvenne questo incontro in gran segreto e tra l'altro proprio nella biografia di Vanderbilt, se non sbaglio, lui stesso utilizza le parole complotto, perché di fatto stavano complottando. L'idea era quella di fare una riforma del sistema monetario negli Stati Uniti. Ricordiamo che gli Stati Uniti sono nati come potenza libera, si sono emancipati dall'ingerenza, dal potere inglese, quindi era difficile per il capitale transnazionale comprarli. Serviva agire dalle fondamenta, serviva agire di nascosto. E proprio l'incontro segreto qua a Jekyll Island permette di gettare le basi proprio a questa riforma monetaria, che agirà come apriporta al capitale transnazionale per muoversi all'interno del sistema e quindi permettere al parassita di invadere un nuovo corpo, gli Stati Uniti. Non voglio dire che da quel momento in poi gli Stati Uniti diventarono una marionetta del capitale transnazionale, ma sicuramente il capitale transnazionale ha un peso veramente importante in ciò che sarebbe successo poi da lì in avanti. E questo per me è un tema veramente centrale perché mostra come ciò che è oggi la potenza mondiale degli Stati Uniti sia in realtà nata da movimenti opachi, tecniche, scambi di informazioni, insomma, da un vero e proprio complotto. E questo è l'esempio perfetto di comprensione di come si muove questo capitale, che generalmente si incontra lontano dalla vista delle persone comuni, decide, studia, analizza e poi si muove di conseguenza. E spesso le persone vedono solo una facciata tecnica, una facciata incomprensibile, paroloni, termini che però spesso non significano assolutamente nulla per una persona comune, mentre in realtà per loro significano tanto. Ma prima di andare avanti voglio spiegarti questa storia. Bene, qui vennero gettate le basi per una riforma, abbiamo detto, monetaria. C'erano i veri big dell'industria. Se non ricordo male, chi si è incontrato qui possedeva tipo un quarto della ricchezza globale. Quindi stiamo parlando di veramente capitale mondiale, capitale transnazionale. Ecco, che cosa decidono? Decidono di uscire con questa riforma. La portano allora al Congresso degli Stati Uniti. Il Congresso degli Stati Uniti, che allora era integerrimo, ovviamente che cosa fa? Legge riforma monetaria, legge i nomi delle persone su questa riforma e quindi dice no ragazzi, sta roba qui non sa da fa, non ci piace. Allora loro non demordono, loro hanno costruito il loro piano e lo devono portare a termine. Quindi che cosa fanno? Ripresentano la riforma, ma questa volta non a nome di Aldrich e altri per esempio di questo circolo, in questo caso banchieri, ma la presentano a nome di imprenditori. Questa è una parte cruciale perché la riforma, una riforma monetaria, una riforma del sistema bancario che viene presentata da banchieri stessi al Congresso ovviamente viene rifiutata perché di parte e venne anche presentata tra l'altro al popolo che anche lui rifiutò, disse ma come? Dei banchieri che ci danno una riforma monetaria che va a indebolire il ruolo stesso dei banchieri? Mi prendi per il culo, non esiste sta roba. Infatti non esisteva, non era quello lo scopo. Però al di là di questo ritornano questa volta con imprenditori. Allora loro iniziano a guardare, questa è una lente di ingrandimento anche se non si capisce, il Congresso inizia a valutare questa proposta. Parallelamente lanciano, e questo mi raccomando è fondamentale da comprendere, una campagna pubblicitaria se vogliamo di massa per andare a colpire anche l'opinione pubblica. Questa volta quindi le persone che cosa vedono? Vedono, segui bene, degli imprenditori che fanno o cercano di attuare una riforma che indebolisce le banche. Ovviamente se sono dei banchieri non attacca, ma se sono degli imprenditori, cercano una riforma monetaria per indebolire il potere delle banche, le persone comuni che cosa faranno? Le persone comuni che odiano le banche vedono cosa fanno gli imprenditori e si schierano, quindi vanno insieme a loro. Ecco come tu fai passare, manipolando di fatto l'opinione pubblica, una riforma
che cambia in realtà poi profondamente tutto. Allora cosa succede? Succede che il congresso si valuta la riforma che aveva delle clausole ben specifiche, clausole che impedivano effettivamente che quella riforma creasse una superpotenza bancaria, ed erano clausole essenziali perché altrimenti il congresso avrebbe vietato direttamente la cosa, ce l'avrebbe rifiutata. Iniziano ad analizzarsi la proposta dicendo ok, sì, può starci, può essere interessante. C'erano ancora delle riserve, ovviamente, dei punti da chiarire. Non importa questo perché arriviamo ad una data importantissima: 24 dicembre 1913. 24 dicembre che cos'è? È la vigilia di Natale. Durante la vigilia di Natale il congresso era praticamente vuoto. La proposta in fretta e furia viene lanciata, modificata, quindi tolte molte di quelle famose clausole che gli avevano permesso di essere vista, vengono rimosse e messe ai voti. Dov'è il problema? Il problema è che il 24 dicembre la maggior parte del congresso era a casa. C'era solo una parte del congresso, di cui molte di queste figure qua dentro erano le stesse di Jekyll Island, che ovviamente votarono a favore. Cosa successe? Nacque così la riforma per la banca centrale. Sto parlando della creazione della Federal Reserve. Ecco come nacque la Federal Reserve, in un complotto molto semplice. Questa è la storia, non è complottismo, questa è la storia, questo è quello che è successo. Giusto o sbagliato che sia, si è parlato di manipolazione mediatica, manipolazione delle persone, manipolazione del congresso. Da questa manipolazione è nata la Fed, ripeto, giusta o sbagliata che sia. Questo però ci rende bene l'idea a livello didattico, quindi tolte le opinioni personali, a livello obiettivo, oggettivo, non possiamo che comprendere come funziona questo capitale. Questo capitale si è mosso da dietro le quinte e ha costruito qualcosa che ha modificato, gettato le basi per quella che è l'economia e la società odierna. Ecco perché è importante comprendere come si muove questo denaro, quali decisioni segue e quindi guardarlo, quando è possibile farlo, in azione. E la struttura che si è poi instaurata a livello economico, sociale, finanziario è quella che ho mostrato all'interno di un video, questo qua, che se non hai visto ti invito ad andare a guardare, ti lascio qua sotto il link, lì ti mostro esattamente come funziona veramente il denaro che oggi stiamo utilizzando. E proprio lì parlo di capitale transnazionale, capitale che ti ho mostrato che cos'è, ti ho spiegato, ti ho fatto vedere come agisce in questo video. Quindi guarda quello per capire come funziona il denaro e come è costruita la società. In questo modo sai effettivamente come funzionano le cose e qui invece sai chi muove i fili in che modo. E un'altra funzione di questo capitale transnazionale è visibile all'interno di un'altra struttura molto più attuale, nata nel 1930 a Basilea, in Svizzera, e si chiama la BIS, cioè quella che viene chiamata in gergo la banca centrale delle banche centrali. La banca centrale delle banche centrali. Perché si chiama banca centrale delle banche centrali? Perché i suoi membri, 63, sono banche centrali e autorità monetarie. Quindi in pratica la BIS, la banca centrale delle banche centrali, è in pratica una società, come puoi leggere qua, anzi te lo leggo anch'io testualmente, un'organizzazione internazionale, la BRI, è tradotto in italiano, BIS è la versione inglese, strutturata come una società anonima per azioni, cioè è una società privata che però opera internazionalmente, un'organizzazione internazionale che ha un consiglio di amministrazione, un suo direttore generale come le società per azioni normali, però le sue azioni non possono essere acquistate da me, da te, dalle persone comuni, ma soltanto da banche centrali e istituti finanziari. Ecco quindi che torniamo al nostro punto. La BIS, che è un organo che agisce internazionalmente, settando quello che è il movimento, il flusso di denaro transnazionale, perché mentre la banca centrale agisce sulla propria nazione, la banca centrale europea agisce sull'Europa, la banca centrale americana agisce sull'America e così via, la banca centrale delle banche centrali, la BIS, regola il flusso di denaro, di fatto i tassi di cambio tra banche mondiali, ed è composta da banche mondiali, quindi un organo che agisce internazionalmente ma che è privato. E già qua la roba è un po' opaca, senza contare che le banche che ne fanno parte, quindi che ne possiedono le azioni, coprono da sole circa il 95% del PIL mondiale, quindi stiamo parlando di un qualcosa di mondiale. Questo ovviamente non significa che esista una cabina di regia mondiale che decide le politiche di tutti, ancora le stanze buie, i complottismi vari. Ecco, no, non significa questo. Però significa che il coordinamento monetario globale va oltre un singolo stato. Questa è una struttura reale, chiara, documentabile.
Quindi stiamo parlando di qualcosa di reale, non complottismo. E qui il problema è che dobbiamo diventare adulti. Dobbiamo smettere di additare tutto come mostri, come cattivi, ma iniziare a capire più che altro i meccanismi di come funzionino le cose. E soprattutto come funzionino questi meccanismi durante le crisi. E qui entriamo nel vivo, cioè nel nostro portafoglio. Durante l'euforia tutti parlano di crescita, di boom, oh figo, tutto va bene. Durante le bolle tutti parlano di opportunità. Durante l'espansione del credito tutti vi raccontano del benessere democratizzato, degli incentivi, dei sussidi, dei soldi che vengono creati e messi in tasca alle persone. Aumentiamo le pensioni, facciamo qui, facciamo lì. Ok, però poi arriva un momento nella nostra storia in cui la struttura della bolla, la struttura dell'emissione, si deve invertire. Non si possono regalare denari a tutti, bisogna a un certo punto riportare tutto in patria ed è lì che scopri veramente come funzionano le cose. È lì che capisci che il rischio cambia, che viene solo ridistribuito sulla gente e poi recuperato in una botta sola. Esempio, crisi dei mutui subprime. La Federal Reserve History spiega che la crisi tra il 2007 e il 2010 fu alimentata, si legge, dall'espansione dei mutui verso debitori più rischiosi e dall'aumento dei prezzi delle case, in un sistema in cui il rischio veniva impacchettato e disperso lungo la catena finanziaria. Questo è quello che loro dicono. Per la persona comune questo non ha alcun senso, non vuol dire niente. È un tecnicismo buttato lì da universitario e non si capisce niente. Traduciamolo, e a proposito te l'ho tradotto bene in questo video qua che ti lascio anche stavolta qua sotto. Vai a vedere anche questo, perché è un altro esempio importante di come le bolle, di come si muove il sistema, appunto il capitale transnazionale, di come le bolle non siano spesso delle oh cavolo, il tutto è salito, a un certo punto crolla per la gravità, no, ma spesso sono dei sistemi ingegnerizzati con un determinato obiettivo. Non ti spoilerò nient'altro, vai a vederti quel video lì. Torniamo a noi, alla nostra spiegazione detta semplice. Per anni si è spinto il credito, cioè si sono fatti prestiti di denaro laddove c'erano basi fragili. Cioè persone che obiettivamente non potevano ripagare quel prestito perché non avevano abbastanza entrate per poterlo fare. Intanto qualcuno guadagnava, prendeva quel rischio, quindi quei debiti rischiosi, li trasformava, li impacchettava insieme ad altri, sommati, e li andava a rivendere come se fossero invece top tier, come se fossero prodotti finanziari di alta gamma, guadagnandoci, ma consapevoli che in realtà là dentro c'era solo un sacco di immondizia. Poi il castello è ceduto, tutto è crollato, e chi ha pagato? I grandi banchieri che facevano questo? No, loro sono usciti con dindi in tasca, sono usciti più ricchi di prima. Chi ha pagato è stata la gente, la povera gente che ha perso case, ha perso lavoro e ha perso tutto, risparmi, tutto. Ancora una volta il meccanismo cinico si ripresenta e agisce. Prima i profitti vanno verso i privati, poi le perdite vengono rese pubbliche, vengono socializzate. Quindi la gente comune perde, il ricco vince, che non vuol dire l'imprenditore ricco. Togliamoci dalla testa questo dualismo da ricco e povero. No, ti sto parlando del capitale che muove le cose, cioè ti sto parlando delle elite. È un'altra roba, non è l'imprenditore nella tua città che si fa il mazzo per guadagnare e per dare posti di lavoro, non è quello, sto parlando di altro. Aperta e chiusa parentesi. Questo che ti ho mostrato è il cuore del sistema. Al cuore del sistema esiste questo parassita che si nutre, ti aiuta ad espandere tramite il prestito, ti aiuta a espandere la tua egemonia nel tuo stato, la tua potenza, ma poi quando sei gonfio, quando sei cresciuto, quando sei pieno di fiducia, pieno di forza, è proprio lì che nascono le basi poi per il tuo declino. E parlo di declino perché negli ultimi decenni stiamo vedendo gli Stati Uniti più deboli rispetto al passato, ma è normale che sia così. L'Occidente in generale è sempre più dipendente da debito, da servizi e da finanza, mentre dall'altra parte la Cina, per esempio, o comunque l'Oriente, sta consolidando la produzione, quindi sta effettivamente producendo piuttosto che esportando dollari o esportando finanza. Quindi non conta solo chi stampa denaro, conta anche chi produce, quindi chi usa quel denaro. E questo è un altro punto cruciale. Ciò non significa che gli Stati Uniti siano finiti, cioè
basta, fine, chiuso, sono morti, sono crollati. No, assolutamente. Anzi, probabilmente mai noi di questa generazione non vedremo mai il passaggio effettivamente di potenza tra Stati Uniti e Cina o comunque Oriente, quindi il passaggio di questo capitale, di questo parassita da un ospite all'altro, e probabilmente forse neanche le nostre prossime generazioni, perché gli Stati Uniti continuano a essere forti, però ci sono dei dati importanti da andare ad analizzare e questi dati sono quelli che generalmente fanno supporre che sia in atto un cambio di paradigma, una debolezza in un certo senso, e te li vado a mostrare, me li sono segnati perché a memoria non me li ricordo. E quali sono? Beh, ad esempio nel 2025 ci sono state ben 3.600.000 nascite negli Stati Uniti ed erano in calo dell'1% rispetto al 2024. Il tasso di fertilità è crollato a 53.1 nascite ogni 1.000 donne fertili, quindi tra i 15 e i 44 anni. 53 nascite su 1.000 donne. Questo declino nelle nascite implica che ci sia effettivamente in un certo senso un depotenziamento. Almeno questo è uno di quegli indicatori che si guarda quando si guardano le nazioni, che durante l'espansione c'è un boom e poi c'è un crollo. Ovviamente non è l'unico dato che va visto, anche perché la nostra società oggi richiede molta meno manodopera rispetto al passato. Ci sono altri dati importanti però da analizzare e che vanno a legarsi a questi. Fermo restando che ci sono alcuni stati che hanno in realtà l'opposto. Nell'Occidente praticamente solo Israele ha un tasso ancora elevato, molto elevato rispetto a questa roba qui. Supera almeno il pareggio del ricambio generazionale. Cosa significa impari? Significa che se c'è una coppia che fa un solo figlio non è impari, cioè non c'è ricambio generazionale perché ne muoiono 2 ma ne rimane 1. Se invece c'è una coppia che ne fa almeno 2, allora c'è quantomeno un ricambio generazionale. Israele è tipo 2.2 nei dati, quindi c'è effettivamente un ricambio generazionale, cosa che ad esempio negli Stati Uniti e nella maggior parte degli stati occidentali non c'è più. Se comunque tu prendi questo dato qua che ti ho mostrato e lo vai a sommare ad altri dati che in genere funzionano un po' da red flag in questi casi, e sono l'espansione del debito, cioè il debito che diventa sempre più elevato, le tensioni politiche, anzi geopolitiche interne ed esterne, quindi le tensioni, le guerre civili interne e quelle esterne, quindi guerre che si fanno verso l'esterno e tensioni tra stati. Poi ci metti la polarizzazione politica, ci metti la fragilità dell'industria, ci metti il malcontento, ci metti la disoccupazione, ci metti la difficoltà a tenere coesa la leadership, sia politica che finanziaria, ci metti la produttività che cala, ci metti tutta questa roba qui, ecco che hai un dato chiaro di un qualcosa che sta andando verso il declino, più che verso un'espansione. Quindi i mercati finanziari ti raccontano tutt'altro, indici che esplodono, S&P 500, Nasdaq, via, tutto su. In realtà se poi vai a guardare i dati dietro, rispetto al passato, sono in calo, c'è un trend in calo e questo è lampante. Nonostante ci sia stata questa espansione a livello finanziario e nonostante gli Stati Uniti siano ancora tecnicamente in espansione, perché i dati ci dicono questo, ma molto meno in rallentamento rispetto al passato. È come avere un grafico che prima sale verticale e adesso inizia a inclinarsi, a salire meno verticalmente, finché poi non inizia a lateralizzare e finché poi boom, non crolla a picco. Generalmente funziona così. È così che funziona quindi il denaro. E a proposito di denaro, ovviamente sappiamo che tenerlo fermo significa inflazione, significa perdere potere d'acquisto negli anni. Che cosa fare quindi? Beh, bisogna necessariamente investire. Quindi ho provato e sto provando delle soluzioni in ambito P2P lending, cioè prestito tra privati, prestito che va verso privati oppure verso business. Sto provando diverse soluzioni contemporaneamente, tra quelle che mi sta piacendo di più c'è questa qui, ti vado a condividere lo schermo, che è i5. i5 è una società gestita da Hive Finance Group, cioè un gruppo fintech europeo che è dietro ad un progetto famoso chiamato Ruptela, un'affermata azienda tecnologica lituana con oltre 17 anni di esperienza e operazioni in oltre 130 paesi. i5 che è quindi una possibilità proprio per fare P2P lending, tra quelle che ho visto una delle più solide e anche la più semplice in assoluto. Che cosa mi sta piacendo? Beh, mi sta piacendo la possibilità di creare investimenti automatici. Questa è la prima cosa che mi piace un sacco. Da qua io posso andare in automated strategy, scegliere il nome in modo che poi li possa vedere,
vedere, scegliere quanto capitale totale allocare a questa strategia, scegliere da quanto a quanto, quindi io per esempio vado a distribuire il rischio, quindi non metto tutto in un unico prestito, visto che parliamo di prestiti, anche se i5 ha un tasso del 100% di prestiti ripagati, io comunque voglio distribuire il rischio e quindi vado a mettere circa 100 euro per ogni prestito, quindi qua metto 100 e qua metto 100. A quel punto vado a dare a tutte queste società qui che fanno in questo caso prestito a business, prestito consumer, prestito business, quindi ci sono sia prestiti verso società sia prestiti verso persone, quindi credito al consumo. Vado a scegliere il meno possibile, quindi tra i 10 e i 30 giorni o tra i 10 e i 15 giorni. Scelgo anche il ritorno, io metto in genere 10-30%, il ritorno medio sta intorno al 12, 13, 14% annualizzato ovviamente. Tra l'altro c'è un 2% di cashback per 90 giorni, che è una promo che ci hanno dedicato alla nostra community, che quindi ci permette di avere, tra virgolette, un interesse maggiore, quindi di fatto si può fare un boost agli interessi che sono già comunque elevati. Posso anche reinvestire, quindi attivare l'auto reinvestment. Uno dei prestiti viene ripagato, ci ritorna indietro l'interesse, lui semplicemente va a cercarne un altro all'interno del sistema e poi posso creare il portfolio di investimento. Se vai all'account statement, molto comodo anche per fare i report, io posso scaricarmi l'Excel o il CSV con tutto, quindi se voglio fare le dichiarazioni le posso fare in modo estremamente comodo. Ho quanto investito, ho tutto l'interesse generato, quindi il saldo totale del mio portafoglio. Quindi è una soluzione secondo me estremamente comoda. Punto di forza assoluto per me è l'automazione e soprattutto i prestiti relativamente brevi. Questi sono i due punti di forza che mi fanno dire che i5 è una delle migliori che io stia provando come soluzione. Rischi, i rischi di controparte. Noi ci stiamo comunque affidando ad una società che gestisce i prestiti per noi ed è un primo livello di rischio. L'altra parte di rischio è a chi vengono prestati poi questi soldi. Ciò non toglie che, come ho detto, rispetto a un rischio maggiore, rispetto a un conto rendimento, ci sono anche dei ritorni che sono molto più elevati e che quindi vanno a giustificare questo rischio. E quindi qua sotto ti lascio il link per guardare bene i5, come funziona, analizzartela, studiartela e se vuoi, not financial advice, aprire il tuo account e iniziare a provare la piattaforma. E mi raccomando, fammi sapere dopo che l'hai provata che cosa ne pensi. Il punto cruciale di questo video qua, che ti invito a riguardare nel caso in cui non avessi compreso alcuni passaggi, perché mi rendo conto che ho buttato lì un sacco di informazioni che vanno digerite, quindi ti invito a riguardarlo più volte per andare a raccogliere tutti quei punti importanti e necessari per comprendere effettivamente come funziona il sistema. Io ti ho mostrato degli esempi qua e là sparsi di come questo capitale si muova. Il punto cruciale da comprendere è che il sistema non è neutrale e non è naturale come è stato mostrato fino ad oggi. Il sistema è progettato in un certo modo e funziona in un certo modo e avere la consapevolezza di questo funzionamento ci permette di proteggere il frutto del nostro lavoro e comprendere come si muove quel capitale fantomatico che passa da uno stato all'altro finanziando i boom, causando crolli e tutto quello che c'è là in mezzo, in modo da essere pronti, da muoversi di conseguenza. Nessuno, le scuole, niente, nessuno ti spiega veramente come funzionino le cose, nessuno ti spiega che cos'è l'inflazione, nessuno ti dice veramente le cose come stanno. Eppure tu sei immerso all'interno di questo gioco da cui non puoi uscire perché usi il denaro. Bene, ha delle regole. Quelle regole bisogna impararle, bisogna comprenderle e bisogna capire come funziona. Se credi che il denaro che metti in tasca sia tuo, se credi che il denaro che metti in tasca sia qualcosa di imparziale, di neutrale, naturale, non è così. Non è così. Funziona secondo delle regole. Quelle regole io te le ho mostrate. Ti ho mostrato come si muove il capitale in questo video. Quindi come opera da dietro le quinte, quanto è integrato all'interno delle decisioni politiche, quanto le muove, come il debito viene scaricato sulla gente mentre il profitto viene chiuso, frenato, limitato verso l'alto. Questo è un concetto chiaro e lampante e lo sai, in cuor tuo lo sai che funziona così. Ecco, ora ti ho spiegato come si muove, come agisce questo capitale. Nell'altro video che ti lascio qua sotto ti mostro come funziona appunto il denaro e come è strutturato il sistema a livello gerarchico. E nell'ultimo ti ho mostrato l'esempio della crisi del 2008 per comprendere come si muove quel capitale, sottolineando e mostrando anche le prossime grandi bolle che possono esplodere. Quindi ti ho mostrato capitale, ti ho mostrato la struttura gerarchica e ti ho mostrato infine come agisce da dietro le quinte e come agisce nel gonfiare e sgonfiare bolle. Hai
tutto quello che ti serve a questo punto per comprendere come funziona il sistema e come funziona il denaro. Hai tutte e tre le componenti. Una volta richiuse tutte insieme, quindi guarda bene anche gli altri 2 video se non li hai visti, oltre questo, fai una mappa completa di tutta questa roba qui e muoviti poi di conseguenza. Con un altro video che ti lascio sempre qua sotto, questo qui, che ti mostro come posizionare la liquidità proprio durante questi passaggi di capitale, cioè sostanzialmente come preservare ricchezza. Fammi sapere, mi raccomando, la tua qua sotto nei commenti. Ti ringrazio per essere stato qui con me. Condividi questo video e condividi anche gli altri che ti ho menzionato. Creerò una playlist che ti lascerò linkata qua sotto, così li hai tutti sistemati all'interno di un'unica playlist molto più comoda da analizzare, da guardare, ce li hai tutti lì salvati. E te li lascio anche qua. Questi 2 video sono quelli di cui ti ho parlato, quello in cui ti mostro la struttura e quello in cui ti mostro l'esempio della crisi del 2008 di come agisce il capitale in queste fasi e quelle che quindi possono essere le prossime bolle. Un abbraccio e ci vediamo nel prossimo video.